Quanto tempo starai via? Non lo so. Vuoi almeno dirmi dove andrai? Sei mia figlia. Vorrei sapere se almeno un giorno ti rivedrò. Non credo. Addio, papà. Perché, Sofia? Perché? Perché hai voluto che Camilla morisse? Ora me lo puoi dire, no? Forse ora non lo crederai. Ma un giorno ritornerai da me, ne sono sicuro. E cosa te lo fa pensare? Perché sono tuo padre. Non basta mettere incinta una donna per fare di un uomo un padre. È questo quello che pensi di me? Lo credo con tutta me stessa. Cosa ti devo dire? Per farti capire che mi sono pentito per quello che ho fatto. Oggi fa un caldo tremendo. Dicono che questi siano i giorni più torridi. Non posso chiamare la polizia! Cazzo pensa Adele! Mia moglie mi ucciderebbe! E poi, questo è omicidio colposo! C'è la galera! Cristo santo, Federico! Ma quello è tuo figlio! Bisogna chiamare i soccorsi! Ma porca puttana Adele, non vedi che è già morto? Quel giorno dovevi solo portarlo all'asilo e poi andare a lavoro. Invece sei andato dall'amante e ti sei dimenticato di lui. Mentre voi due scopavate, la tua maledetta macchina là fuori, a pochi metri da voi, diventava la tomba rovente di Giacomino. Mentre ti sbattevi quella troia, il mio fratellino moriva ustionato e asfissiato. E se Adele non me l'avesse confessato, io non l'avrei mai saputo. Perché tu, vigliacco bastardo, non me l'avresti mai detto. Ero nel panico. Non sapevo quello che stavo facendo. Tuo padre riuscì a convincermi a prendere la sua auto e a portarla in un posto isolato e lì abbandonarla, con a bordo il corpo del tuo fratellino, oramai senza vita. Poi telefonò alla polizia e disse che mentre stava portando suo figlio all'asilo si fermò a fare pipì in un'area industriale dismessa che era di strada e lì qualcuno lo aveva aggredito e gli aveva rubato l'auto con suo figlio sopra. Disse anche che persi i sensi per 3 ore perché quello era il tempo che passammo in albergo. Sei una stronza figlia di puttana. Sei colpevole quanto lui. Perché me lo dici solo adesso? Io non sapevo che tuo fratellino era su quella macchina quel giorno, ma sono responsabile di essere stata complice di tuo padre e sono consapevole di aver fatto una cosa orribile. Te lo sto dicendo perché non riuscivo più a vivere con questo peso. Non l'avevo mai detto a nessuno prima. Mi andrò a denunciare tutti e due. Lo sai, vero? Il fatto che tuo padre abbia abbandonato il bambino in macchina è una cosa gravissima, ma è ancora più grave che non abbia saputo prendersi le sue responsabilità, inscenando un teatrino veramente pietoso. Ma se tu andrai dalla polizia, io negherò tutto, sia ben chiaro. E lo stesso farà anche Federico, e tu non potrai provare nulla. Sei una merda. Dopo quel giorno io non ho più voluto né sentire né vedere tuo padre. Oggi stesso parto, cambio città. Nessuno sa dove vado, a parte mio figlio Marco. Sono sicura che quando racconterai di questa conversazione a tuo padre, lui proverà a cercarmi, ma non mi troverà. Hai saputo? Che cosa? Marco è morto.
Come? È stato trovato impiccato ad un lenzuolo nella sua cella. Ma porca troia, Sofia! Un'altra morte! Marco non c'entrava nulla in questa storia, perché proprio lui? Perché non mi hai detto che Marco era figlio di Adele? È giusto così. Ora lei soffrirà per suo figlio, come io ho sofferto per mio fratello e mia madre. Tu sei pazza! Addio, papà. Sofia, io ho fatto tutto per te. Ho fatto tutto quello che mi hai chiesto. Ti ho dato anche un mucchio di soldi. Cos'altro devo fare per avere un minimo della tua misericordia? Per quello che hai fatto a mamma e Giacomino, non c'è perdono né misericordia. Tua madre ha deciso lei di morire. Vaffanculo, papà! Mamma si è ammazzata per colpa tua! Attenta a quello che dici, ragazzina. Sei solo un'infame ricattatrice. Non puoi ricattarmi così, Sofia. Dimmi solo perché. Perché vuoi che Camilla muoia. Perché se non fai quello che ti ho chiesto, ti denuncio, hai capito? E poi dirò ad Adele di testimoniare contro di te. Devo solo chiederglielo. E ti assicuro che lei confesserà tutto. E tu finirai dritto in prigione. Perché è lì che metti di andare. Prigione. Cristo santo. Dopodomani l'idiota verrà qui a cena. E Camilla prenderà il mio posto. E tu farai la tua parte, come decidi. Altrimenti, ti giuro sulla tomba di mio fratello e di mia madre, vado alla polizia. Dici di aver fatto tutto per me. Invece lo hai fatto per te, perché avevi paura della galera. Quella stessa paura che ha fatto di te un vigliacco criminale, il giorno in cui hai nascosto a tutti la verità su Giacomino. Adesso basta. Basta con le tue accuse del cazzo. E poi parli come se non mi interessasse nulla di Camilla. Io l'amavo. Papà, tu ami solo te stesso. Non te ne frega un cazzo di nessuno. E la dimostrazione di questo sta nel fatto che non ti sei fatto poi tanti scrupoli per fare quello che ti ho chiesto. Non mi avete dato scampo. Tu e Adele volevate andare alla polizia. E poi senti chi parla. Machiavelli al tuo confronto era un dilettante. Hai adescato Marco in quella chat e per 6 mesi lo hai manipolato, facendogli credere di essere innamorata di lui. Questo usando sempre il computer di Camilla. Poi sei riuscita a convincerla e a scambiarti con te e a cenare con lui in questa casa. Ora lei è morta e lui è finito in carcere, accusato di omicidio, perché c'erano le sue impronte digitali sul coltello. A proposito, l'idea di uccidere Camilla con il coltello che Marco ha usato durante la cena ha funzionato alla grande. Davvero complimenti. E adesso mi dice addirittura che lui si è impiccato. E il tutto assolutamente premeditato ed eseguito nei minimi dettagli. E poi mi dici che sono io il criminale. Camilla non era la donna giusta per te, papà. Sofia, non raccontarmi stronzate. Certo che lei era la donna giusta per me. Camilla era affascinante in gamba, non come te,
Sfigata e fannullona, che da 3 anni non dai un esame all'università e te ne stai rintanata in casa a non fare un cazzo, mentre io tiro avanti la baracca. Non te ne è mai fregato niente di me! Basta di dare la colpa sempre a me. Voi giovani avete l'abitudine di dare la colpa dei vostri problemi ai genitori. Basta cazzate. Sei una donna ormai, decidi se vuoi crescere o rimanere così. Ma fanculo papà! Tu non cambierai mai! Non riusciremo mai a capirci, non è vero? Lei sapeva. Cosa? Camilla sapeva la verità su Giacomino. Di cosa stai parlando? Sapeva che tu eri il responsabile della sua morte. Perché io le avevo raccontato tutto. Dopo avervi sorpreso a letto insieme. Lei non mi ha mai detto nulla. Infatti, non servì a nulla dirglielo, perché non ti avrebbe mai lasciato. E così ebbi la conferma che la nostra amicizia non era reale. Ho sempre pensato che voi foste migliori amiche. Perché la volevi morta? Camilla non voleva un'amica, ma una paziente da curare. Una sfigata, come dici tu, da proteggere. E questo la faceva sentire gratificata e fiera di sé. Lei non ti amava nemmeno, papà. Aveva soltanto bisogno di una figura paterna che non ha mai avuto e di sicurezza economica. I tuoi soldi. L'amore che diceva di provare per noi non era disinteressato. Ma tu sei troppo stupido per capire certe cose. È per questo che l'hai voluta morta. Dimmelo, Sofia, allora. Perché sei stata capace di arrivare a tanto. Voi due eravate uguali. Io la detestavo. Detestavo Camilla, quanto ora detesto te. Ma non era solo questa la ragione per cui la volevo morta. Cosa dici? Ho detto che non è solo questa la ragione per cui volevo che Camilla morisse. Almeno non è questa la ragione principale. E quale sarebbe la ragione principale? Molto presto lo saprai. Addio, papà. Che cazzo dici, Sofia? Che cazzo vuol dire? Presto lo saprò, Sofia! Amore, che ci fai qui? Non avevi una partita di poker? È stata annullata. Sono contenta di rivederti. Ho fatto una cazzata stasera. Poteva finire male per me.